Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso e come da voi scelto nel sondaggio, oggi realizzeremo altri 3 personaggi della saga di Harry Potter. Oggi sarà tutto a tema Serpeverde. Ho deciso di fare Draco Malfoy, Severus Piton e Voldemort. E mi raccomando, se volete recuperare il video dove abbiamo fatto Harry, Ron e Hermione, ve lo lascio qua nelle schede, così potete andare a vederlo se non l'avete visto. E quindi oggi faremo questi altri 3 personaggi. Iniziamo subito da Draco. Per i capelli di Draco in realtà ci sarebbe voluto un colore giallo ma più pastello, solo che io non ce l'ho, però se lo avete utilizzate il giallo pastello perché è molto più indicato, visto che i capelli di Draco sono biondi ma proprio chiarissimi, quindi secondo me quello era perfetto, però purtroppo non l'avevo, quindi ho optato per il giallo classico, ma va bene lo stesso anche se non avete il giallo pastello. E il colore, diciamo, e la forma sono simili a quelli di tutti gli altri personaggini, perché appunto è questo stile, se non li avete visti, un po' kawaii, quindi molto semplificato, perché appunto i personaggini saranno degli addobbi per l'albero di Natale, quindi non saranno molto grandi, ma nemmeno molto piccoli. Secondo me questa misura è veramente perfetta per fare degli addobbi di Natale. Gli occhietti li ho fatti tutti neri perché appunto ricorda un po' lo stile kawaii. La sciarpetta naturalmente serpeverde questa volta, e ho usato un grigio scuro e questo verde scuro che avevo nel set dei Pisla di Ikea, perché quello là dell'altro set era troppo chiaro. Ho sistemato un po' la sciarpa perché mi ero scordata di lasciare lo spazio per il braccino e adesso continuo facendo il mantello, diciamo la divisa, quella classica di scuola invernale. E questo è Draco. Mettiamo al solito il nostro foglio di acetato, la carta forno e lo cuociamo. Vediamo un pochino come è venuto. Guardate che bello, a me piacciono veramente tanto, infatti non vedo l'ora di fare l'albero, così li vediamo tutti quanti assieme messi nell'albero che secondo me sono carinissimi. Li trovate anche in shop se li volete e sono veramente troppo carini. Sto facendo dei mini set, ho fatto un set con Hermione, Harry e Ron e farò un altro set con questi tre. Adesso procediamo con Severus Piton, uno dei miei personaggi preferiti, e anche se io sono una corvo nero, fatemi sapere voi nei commenti di che casata siete, però Piton è un personaggio che crescendo e rivedendo i film, rileggendo i libri, ho imparato proprio ad apprezzare, quindi mi ci sono affezionata un sacco. E Piton secondo me viene carinissimo così fatto coi Pisla. Fatemi sapere nei commenti poi qual è il vostro personaggio preferito e quali altri personaggi vorreste vedere, così poi nei prossimi video, se vi interessa questo format, ne faremo ancora, e così da fare veramente tanti addobbi a tema Harry Potter. Faccio al solito il faccino kawaii e così Piton è molto semplice, però secondo me lo ricorda abbastanza. E sarebbe bello farli più dettagliati, ma verrebbero veramente giganti perché ci sono degli schemi, però sono molto più grandi. Quindi se avete Pisla quelli là più piccolini, perché li fanno anche di una misura che è praticamente la metà di questi, si possono fare disegni molto più dettagliati, però della stessa dimensione. E questo è Piton terminato, guardate che carino, tutto luccicoso, mi piace un sacco questo effetto con l'acetato che vengono super lucidi e lo trovo veramente adorabile. Vi piace? Adesso infine faremo Voldemort. Voldemort purtroppo non si possono fare granché tanti dettagli. Farò la pelle con questo grigetto, l'unico grigio che ho. Se avete un grigio un po' più chiaro è meglio. Io ho questo qua che è scuro, però è l'unico che avevo e naturalmente è tutto un visino, è tutto grigio con gli occhietti e poi il mantello, tutta la divisa nera, solo che gli ho dato una posa un po' diversa, tipo con le braccia aperte come sta spesso lui. Ed è veramente carinissimo. Vorrei fare anche tipo Hagrid e altri personaggi. Datemi un pochino di idee nei commenti così poi ne scegliamo altri 3 per il prossimo video. E questo è Voldemort, veramente graziosissimo. Mi stanno piacendo un sacco questi personaggini da appendere all'albero e si possono fare veramente di tantissimi tipi, di tantissime dimensioni. Adesso lo andiamo a cuocere ed ecco qua, pronto. Anche lui super lucido, guardate che bello.
Questi Pisla sono morbidissimi, eccolo qua, lucidissimo. Adesso vi faccio vedere come li trasformo in addobbo per l'albero, perché nello scorso video non ve l'ho fatto vedere, ve lo faccio vedere questa volta. Ci dobbiamo munire di pinze e degli anellini, questi qua piccolini in metallo, e un filo di cotone. Io ho questo che secondo me è perfetto per loro, perché appunto è verde e bianco, quindi ricorda un po' Serpeverde. Iniziamo mettendo gli anellini nei personaggi. Io ne ho preso uno abbastanza grande, però va bene qualsiasi anellino, insomma l'importante è che ci entri nei Pisla e poi che ci sia spazio per mettere il cordino. Intanto vado a metterli così e a chiuderli. Con questo modo si possono fare i portachiavi, si possono fare per appendere in giro per casa, in macchina, ovunque, nella vostra stanza, al vostro zainetto. Sono veramente carinissimi e si possono decorare tantissime cose, oppure si può mettere un magnete dietro, come spesso li faccio io, e attaccarli in frigo. Sono un sacco carini secondo me e un sacco versatili. Quindi mettiamo tutti gli anellini, manca solo Severus, e poi metteremo il cordoncino. Ve ne faccio vedere soltanto uno, però tanto il procedimento è uguale per tutti. Ci andiamo a prendere il nostro cordoncino colorato, io di questo tipo qua che mi piace un sacco per fare gli addobbi di Natale, ne ho sia verde e bianco che rosso e bianco, sono molto carini. Tagliamo questo di questa dimensione, più o meno 10 cm, e ne tagliamo appunto 3 pezzi perché dobbiamo fare 3 addobbi. Eccoci qua. E adesso andiamo a prendere il primo, facciamo Voldemort, andiamo a mettere il nostro cordino e alla misura che ci piace andiamo a fare un doppio nodo, un nodo normale e subito dopo un altro. In questo modo non si scioglierà più. L'importante è bisogna tirare forte, bisogna stringerlo molto, sia da sopra che da sotto, in questo modo. E io per maggiore sicurezza poi passo un pochino di colla vinilica nel cordino per evitare che si sfilacci. Lo taglio qui. La colla, diciamo, potete anche non metterla, io la metto sempre perché così mi sembra che sia una cosa più duratura, insomma, per metterli in shop, però se li fate per voi potete anche non metterla. Adesso andiamo a fare gli altri personaggini. Secondo me con questo cordino ci stanno benissimo, guardate che carino Draco, è veramente un amore con quella sciarpetta, mi piacciono veramente un sacco. E sono soddisfatta di come stanno venendo perché secondo me sono carini, poi nell'albero quando saranno tutti personaggi, tanti personaggi, sarà veramente molto carino, quindi magari poi farò un video dove li appendo tutti all'albero e ve li faccio vedere un pochino che effetto danno. E alla fine Severus Piton. Fatemi sapere nei commenti ragazzi se vi piace questo video, questo format, e se volete vedere altri personaggi scrivetemi quale, i personaggi più votati, magari poi facciamo un sondaggio, li sceglierò per farli nel prossimo video. E questi qua sono i miei addobbi di Natale a tema Harry Potter versione Serpeverde. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, se è così fatemi sapere tramite un like, un commentino, se vi va iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanella, così resterete sempre aggiornati su tutti i video che faccio, i contenuti che faccio. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!